Ciao da Luci! Oggi andiamo a vedere insieme come si realizza la spighetta rumena, questa grandissima sconosciuta per voi e che era per me anche qualche tempo fa, perché da tutorial a tutorial si capisce sì e no come si realizza questa spighetta. Oggi io ve la faccio vedere veramente in modo semplicissimo. Ho utilizzato qui un cordino più sottile, ne andrò ad utilizzare uno leggermente più grande per farvi vedere bene il procedimento. Capito il primo passaggio, sarà tutta in discesa perché è veramente molto semplice. Può essere anche carino, se avete degli anellini, appendere dei charms qui nei passanti che ci sono sopra e sotto lateralmente alla spighetta. Potrebbe essere carino anche appendere dei charms e quindi appendervi al vostro collo questa spighetta che nel frattempo sarà diventata una sfiziosa e semplicissima collanina. Passiamo subito a vedere come si realizza. Per realizzare la mia spighetta dovrò avere un uncinetto giustissimo per il vostro filato, perché se è troppo piccolo la spighetta tende a stringere e fate fatica poi a entrare all'interno delle maglie. Veramente semplice, comunque sappiate che potrete farla con qualsiasi filato, che sia lana, che sia cotone, che sia un acrilico o che siano cordini, corde o spaghi. Potete realizzarla con qualsiasi materiale. Io vado a fare il mio primo cappietto, che userò come prima catenella. Se non usate il cappietto come catenella, andate a realizzare 2 catenelle. Io ne realizzo una sola. Ho stretto il cappio, ne faccio 2. Facciamo con 2, facciamo prima, perché se stringete il cappio poi non c'entrate. Avete la catenella attaccata all'uncinetto. Voi, come quando lavorate una normalissima maglia bassa, si salta la catenella attaccata all'uncinetto e si va a lavorare la maglia che precede. Quindi andiamo a fare una maglia bassa in questa catenella. Una semplicissima maglia bassa. Ecco qua, stringete perché nel frattempo il cappietto si è allargato e vi fa una cosa antiestetica. Una volta che abbiamo la nostra maglia bassa singola sul mio uncinetto, volto in questo modo la lavorazione e come vedete sul dorso c'è questa stanghetta, chiamiamola, questa catenella, questo filo che passa. Io lì vado ad infilarmi, qui, ecco qua. E vado a fare una semplice maglia bassa. Volto di nuovo il mio lavoro. Da questo momento in poi noi di quelle righe ne avremo sempre 2 e dobbiamo lavorare in quelle. Quindi entro prendendole tutte e 2, carico il filo, lo porto fuori dalle stesse, 2 asole sull'uncinetto, faccio la maglia bassa. Volto di nuovo. Vedete che ho di nuovo le 2 asoline, entro in tutte e 2 le asoline, forzate con le dita, mi raccomando entrate solo in quelle 2, magari prima ne prendete una e poi prendete la seconda, ma non entrate da nessun'altra parte, dovete avere solo quelle 2 asoline sull'uncinetto. Carico il filo, esco dalle 2 asoline e concludo la maglia bassa. Volto di nuovo il lavoro, ho di nuovo le 2 asoline, entro prima in una e poi nell'altra se non riesco a entrare contemporaneamente, ho 3 asoline, carico il filo, esco dalle 2 asoline, ora ho 2 fili sull'uncinetto, esco da quei 2 fili, di nuovo volto, ho le mie 2 asoline, ci entro, vi faccio vedere con un ago, così capite bene dove devo entrare. Vedete, sono qua, queste 2 asoline, prendendo solo queste 2 asoline, ecco qua, vedete? Qui dovete entrare, quindi puntiamo l'uncinetto qui dentro, fate un po' di forza col dito, esco, carico, esco dalle 2 asoline, ho 2 asoline, carico, esco da queste 2. Vi faccio rivedere il procedimento, tutto da capo.
così che vi sia chiaro. Sempre meglio vederlo 2 volte. Quindi faccio il mio cappietto e vi infilo l'uncinetto. Devo fare una maglia bassa singola, quindi faccio la prima catenella per lavorarci la maglia bassa, la seconda catenella per alzarci. Entro nella prima catenella, esco e faccio la maglia bassa. Volto leggermente il lavoro, vedete qui sul dorso c'è un'asolina, io lì vado ad entrare. È una sola nel primo giro, carico, esco da quell'asolina, esco concludendo la maglia bassa. Volto il lavoro, le asoline sono diventate 2 e saranno 2 per il resto della lavorazione, quindi il lavoro l'ho volto sempre così, entro nelle 2 asoline, fate un po' di forza perché magari saranno strette, ho 3 fili sull'uncinetto, carico il filo, esco solo dalle 2 asoline, ho 2 occhielli sull'uncinetto, concludo la maglia bassa. Volto di nuovo il lavoro, ho le 2 asoline, ci entro, vedete? Carico il filo, esco dalle 2 asoline, ho 2 occhielli sull'uncinetto, esco concludendo la maglia bassa. Volto di nuovo il lavoro, devo lavorare sui dorsi, quindi volto il lavoro, entro nelle 2 asoline, anche una alla volta potete prenderla, ma assicuratevi che entrate solo nelle asoline. Esco dalle 2 asoline, ho 2 occhielli sull'uncinetto, concludo la maglia bassa. Volto il lavoro, di nuovo entro nelle 2 asoline, esco dalle 2 asoline, ho 2 occhielli sull'uncinetto, esco da tutte e 2 concludendo la maglia bassa. Come vedete sta venendo la nostra spighetta. Il lavoro è sempre così, guardate, anche più velocemente, ve lo faccio vedere, veramente velocissimo, vedete? L'unica cosa, magari non tirate troppo il filo perché sennò le asoline diventano strette e fate fatica ad entrare, vedete? In questo modo. Poi il lavoro è velocissimo. Esco da 2, esco da 2, volto, entro nelle 2 asole, esco da 2, esco da 2, volto, entro nelle 2 asole, esco da 2, ops, sono uscita da tutto, ecco qua, disfo, non è un problema, entro nelle 2 asole, esco da 2, esco da 2. Più andate veloci più viene anche omogenea. Esco da 2, esco da 2, entro nelle 2 asole, esco da 2 ed esco da 2. Vedete? Sta prendendo forma la mia spighetta rumena. Per chiudere non facciamo altro che catenella, tiriamo, tagliamo il filo, in questo caso ecco qua, e abbiamo inizio e fine uguali. Ecco qua la nostra spighetta rumena. Adesso, se voi avete fatto già una bella spighetta lunga, potete tranquillamente cucirgli un bottoncino. Io ho questi qua col fiorellino, glielo cucio di fianco, poi metterò appunto una chiusura, oppure farò un nodino di quelli scorsoi, in modo che si possa aprire e chiudere, e avete la vostra collanina. Vi consiglio, visto che vi dovete esercitare, di utilizzare poi la vostra spighetta per farci qualcosa, un braccialettino, qualsiasi cosa. E qua dove ci sono i laterali, vedete, proprio qui ci si possono infilare veramente dei charms, dei gancini con qualsiasi cosa, insomma può diventare veramente graziosa. Io poi, se riuscirò, nella foto di presentazione magari vi lascerò una foto di qualcosa realizzato con questa tecnica. Veramente molto facile e veloce. Io spero di avervela spiegata bene. È veramente un brevissimo tutorial, non è niente di lungo, proprio perché mi avete chiesto di vederla e mi faceva piacere farvela vedere. Quindi questa è la mia spighetta rumena. Se troverò qualcosa di carino da fare con questa tecnica,
la faremo sicuramente insieme. Per ora io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, ciao da Luci, al prossimo video tutorial. A presto, ciao!